Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Xiaomi Mi Band, dopo un anno e ancora un Best Buy? Scopriamolo insieme. Prima di partire con la recensione ci tengo a ringraziare iGlobal Central, lo store che mi ha fornito il prodotto. In descrizione trovate un link che rimanderà al loro sito e attraverso il quale loro possono monitorare quante visite ottengono grazie ai miei video. Dunque, se volete supportarmi e aiutarmi ad ottenere altri devices, dategli un'occhiata. Ma non indugiamo oltre e scopriamo come se la cava questo fitness tracker. Innanzitutto qualche informazione generale. Nella confezione sono presenti la capsula, che è la parte fondamentale del Mi Band, un braccialetto in gomma regolabile, qui è nero ma è acquistabile anche in altri colori e materiali, il caricabatterie da collegare al computer e dei manualetti. La parte centrale si toglie e si mette abbastanza agilmente nel supporto e il tutto pesa solo 14 grammi. Possiede la certificazione IP67, quindi è resistente all'acqua e alla polvere. La sincronizzazione con lo smartphone avviene tramite Bluetooth ed è compatibile con Android KitKat e superiori e con iOS. Sulla capsula sono presenti 3 LED e all'interno anche un motorino per la vibrazione. Questa è la prima versione con batteria da 41 mAh e luci colorate. La seconda, messa in commercio da qualche mese, presenta invece una batteria da 45 mAh, ma i LED sono solo bianchi. A mio parere, nonostante il prezzo sia lo stesso, è meglio la prima versione, e dopo vi spiegherò perché. Ma passiamo ora a vedere il funzionamento di questo tracciatore di attività analizzando l'applicazione che Xiaomi mette a disposizione per la connessione con il nostro device, ovvero Mi Fit. L'app è semplicissima. Al primo avvio ci verrà chiesto di creare o di loggarci con un account Xiaomi, dopodiché potremo collegare il Mi Band. Siccome la funzione principale dell'accessorio è quella di tenere sotto controllo la nostra attività fisica e lo stato del sonno, funzione svolta egregiamente, le due schermate principali sono dedicate proprio a questo. Nella prima è mostrato il conteggio dei passi fatti durante la giornata, nella seconda le ore passate a dormire la notte precedente. In alto a sinistra è presente un'icona che, se premuta, ci mostrerà una specie di cronologia con dei grafici riguardanti sonno e attività dei giorni prima. Come vedete ci sono vari dettagli e possiamo raggruppare il tutto per giorno, settimana o mese. Qui va segnalata una piccola pecca. Nonostante l'inserimento dell'account Xiaomi, la cronologia non viene sincronizzata su più dispositivi. Io ho infatti iniziato ad utilizzare il Mi Band a fine settembre, ma in questo momento voi vedete solamente alcuni grafici in quanto normalmente lo sincronizzo con il OnePlus 2, che uso come device principale. Sapendo che avrei dovuto usare il OnePlus per registrare, per qualche giorno ho collegato il gadget solo con il Moto G, ma come vedete tutti i giorni precedenti non vengono mostrati. Ma torniamo alle funzioni. Possiamo condividere i nostri risultati premendo dalla schermata del grafico sul simbolo in alto a destra, mentre se faremo la stessa cosa da quello principale si abbasserà un menu a tendina con alcune voci. Impostazioni consente di tenere sotto controllo la batteria del Mi Band, scegliere il colore dei LED e decidere se attivare le notifiche, ma su questo ci concentreremo tra un attimo, se ricevere un aggiornamento sulla nostra attività alle 9:30 di sera e la stessa cosa di mattina per il sonno. Come potete notare c'è anche la voce sblocca il dispositivo con Mi Band. Una volta questa funzione era un'esclusiva dei dispositivi Xiaomi, ma con l'Ollipop si è estesa a tutti. Recandoci infatti nelle impostazioni, alla voce sicurezza o schermata di blocco è presente Smart Lock. Per far sì che non sia oscurata, impostate uno sblocco con sequenza PIN o password e poi successivamente all'interno proprio di Smart Lock scegliete dispositivi attendibili. Aggiungete il Mi Band e così facendo, quando il fitness tracker sarà in prossimità del vostro smartphone, potrete sbloccare quest'ultimo con un semplice scorrimento. Velocemente vediamo le ultime voci dell'app per poi passare ad alcune funzioni clou e ad alcune considerazioni sull'accessorio targato Xiaomi. Allarmi permette di impostare 3 sveglie alla cui ora il Mi Band inizierà a vibrare. Selezionando inoltre la voce allarme anticipato, la vibrazione inizierà sempre intorno a quell'ora nel momento in cui il nostro sonno sarà più leggero. Su profilo potete semplicemente vedere la distanza percorsa con la media dei passi e impostare un obiettivo giornaliero. Account consente la sincronizzazione con WeChat e Google Fit e condividi è la funzione vista prima. Come potete notare, sulla home accanto a Mi Fit è presente un'altra applicazione, Mi Band Tools. Questa ve la mostrerò in modo rapidissimo, giusto perché possiate rendervi conto di quanto può essere comodo questo braccialetto per quanto riguarda la parte legata alle notifiche. L'app originale mette infatti a disposizione poche opzioni in questo senso,
Con Mi Band Tools invece la personalizzazione è incredibile. Ogni applicazione potrà essere impostata scegliendo un colore, un numero di volte e la durata dell'illuminazione dei LED o della vibrazione, un intervallo di tempo in cui avverrà la notifica e tantissime altre modalità che la rendono assolutamente completa. In più è possibile testare sia la vibrazione che il colore. Sul Play Store esistono altre app di questo tipo anche gratuite, mentre questa costa 1,59 €, ma o non funzionano o non sono molto personalizzabili. Mi Band Tools mette invece a disposizione tantissime opzioni e, se impostata a dovere, ci permette di tenere perfettamente sotto controllo gli avvisi tramite il braccialetto. Veniamo ora ad alcune considerazioni più che positive su questo tracciatore. La prima è che la modalità sonno è automatica, ovvero nel momento in cui andrete a dormire non dovrete preoccuparvi di segnalarlo all'app. Il Mi Band lo riconoscerà da solo. Il riconoscimento si attiva nelle ore serali e ciò a volte porta a una non corretta interpretazione dell'attività, in quanto qualsiasi cosa vi faccia stare fermi con il braccio disteso, per esempio lo stare sdraiati sul letto a guardare un film, rischia di ingannare il gadget. Se andrete a controllare, l'app potrebbe segnarvi che il periodo di sonno è già iniziato. La cosa positiva però è che basterà alzarsi anche solo per un minuto e il Mi Band riconoscerà l'errore, non contando quel periodo nel grafico del sonno che vi verrà mostrato la mattina successiva. La seconda considerazione / segnalazione riguarda la certificazione IP67. È perfetta e io ho sempre tenuto l'accessorio mentre facevo la doccia senza mai riscontrare problemi. Tuttavia ClassMed, che ha anche lui un Mi Band, mi ha segnalato che, soprattutto se l'acqua è particolarmente calcarea, il braccialetto di gomma tende a sporcarsi non poco con il passare del tempo. Perciò se lo bagnate dategli anche solo un'asciugata veloce in modo che l'acqua non rimanga tra le varie parti depositando il calcare. La terza considerazione riguarda la batteria. Prima avete potuto notare velocemente che dopo 25 giorni la carica è ancora intorno al 50%. Beh, questa cosa si commenta da sola, la durata è incredibile. Tenendo il Mi Band sempre connesso al telefono tramite Bluetooth per segnalare le notifiche, scende un po' più velocemente rispetto al normale, ma si parla di un 1-2% al giorno circa, perciò sotto questo aspetto è veramente perfetto. Le principali mancanze, o meglio, quello che gli utenti vorrebbero in un eventuale Mi Band 2, sono il sensore per il rilevamento del battito cardiaco, indispensabile per chi pratica sport, e uno schermo. Con la prima sono completamente d'accordo, la seconda invece mi lascia un po' dubbioso, in quanto un display, per quanto piccolo, sarebbe molto più dispendioso dal punto di vista energetico, senza contare che non permetterebbe comunque di gestire in modo completo le notifiche. Non sarebbe neanche al pari di uno smartwatch, quindi a mio parere basta ne avanzano i LED colorati. Tra l'altro ora posso ricollegarmi a ciò che ho accennato prima, ovvero al fatto che esistono due versioni del Mi Band, che la seconda ha i LED bianchi e 45 mAh di batteria invece di 41 e che io preferisco la versione 1. Preferisco la 1 semplicemente perché i LED colorati, se impostati a dovere, sono un valido aiuto per tenere sotto controllo gli avvisi e sopperiscono tranquillamente alla mancanza dello schermo. Non capisco come mai Xiaomi abbia deciso di lasciarli solo bianchi, così facendo si perde una gran funzione. E tra l'altro 4 mAh in più di batteria, vista la durata già egregia, non sono poi così necessari. Dunque, se avete la possibilità di scegliere, io vi consiglio la prima versione. Il prezzo di vendita ufficiale dovrebbe essere di 30 €, ma si trova praticamente ovunque a 15, e ovviamente nel caso siate interessati io vi consiglio di dare un'occhiata ai Global Central, che lo vende a 14,99 € con spedizione in 6 giorni lavorativi. È uno dei migliori che ho trovato. Per concludere, torniamo alla domanda iniziale. Dopo un anno è ancora un Best Buy? Beh, contando che l'unica vera mancanza è il sensore per il rilevamento del battito cardiaco, che non è ancora stato presentato un Mi Band 2 e soprattutto che la concorrenza non si è adattata, tenendo i propri fitness tracker tra i 50 e i 150 €, secondo me non c'è neanche da chiederselo. Questo Mi Band è assolutamente un ottimo acquisto. Perfetto, io non ho nient'altro da aggiungere se non che i link utili li trovate tutti in descrizione. Se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel mi piace e ricordatevi di condividerlo e visitare i Global Central per aiutarmi a crescere. Inoltre per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi nei commenti qui sotto oppure su Facebook o Twitter. Ciao a tutti!